Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. L'acqua è la componente più abbondante nel nostro organismo. Se il nostro corpo ne perde troppa rispetto a quanto riesce ad introdurne, si incorre nella situazione di disidratazione, una condizione che può costituire un rischio molto serio per la salute e la vita di chi ne è colpito. In questo video capiamo cos'è la disidratazione, quali sono le cause, quali i sintomi e come è possibile intervenire. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. Si stima che l'acqua nel corpo di un adulto possa arrivare a circa il 60% del peso corporeo e questa percentuale può aumentare ancora nei bambini, può arrivare addirittura all'80%. Normalmente l'acqua nel nostro corpo si trova divisa in diversi compartimenti. L'acqua intracellulare è appunto l'acqua che si trova all'interno delle cellule ed è il compartimento più abbondante. L'acqua extracellulare è l'acqua che si trova negli spazi tra le cellule, mentre l'acqua intravascolare è quella che costituisce il sangue e che quindi viaggia nel nostro sistema cardiovascolare. Esistono però delle condizioni in cui la perdita di liquidi è eccessiva e il corpo non riesce a compensarla. Si considera una disidratazione di grado grave una perdita di peso corporeo superiore al 9-10%. Il nostro corpo elimina liquidi attraverso diversi processi. Normalmente, infatti, noi perdiamo acqua attraverso le urine e le feci, la sudorazione, la respirazione e la perspiratio insensibilis. Quest'ultima è l'evaporazione passiva di acqua attraverso la cute che, pur fungendo da barriera, non è completamente impermeabile. La disidratazione può quindi avere diverse cause. Una sudorazione eccessiva dovuta ad una temperatura esterna troppo alta oppure alla pratica sportiva in ambienti troppo caldi o ancora alla febbre. Ustioni estese che alterano la capacità della pelle di fare da barriera all'evaporazione dell'acqua corporea. Vomito e diarrea intensi in seguito ad infezioni o intossicazioni, oppure l'utilizzo di farmaci come i diuretici o malattie metaboliche come il diabete che aumentano l'escrezione di urina. I sintomi della disidratazione chiaramente dipendono dall'entità del fenomeno, ma è importante saper cogliere i primi sintomi per evitare gravi conseguenze sulla salute della persona che ne è colpita. Inoltre è bene sapere che la disidratazione può manifestarsi con sintomi peculiari in funzione dell'età del soggetto. Generalmente la disidratazione negli adulti si manifesta con sete intensa, diminuzione della sudorazione, scarsa produzione di urina, si va in bagno meno di 4 volte al giorno e si produce comunque urina molto scura, pelle secca e poca elastica e mucose della bocca secche. Nei bambini è più difficile accorgersi di alcuni sintomi. Ad esempio, i bimbi molto piccoli non sono in grado di esprimere la sensazione di sete. In questi casi è importante notare labbra e lingua secche, fontanella infossata, assenza di lacrime durante il pianto e pannolino asciutto dopo più di 3 ore. Negli anziani la sete è uno stimolo quasi inesistente, per cui anche se il corpo ha bisogno di bere, loro non avranno sete. La disidratazione però si manifesta comunque con riduzione della frequenza di minzione e con pelle e mucose secche. Negli anziani la condizione di disidratazione lieve ma cronica può condurre a stipsi, a predisposizione alle infezioni urinarie e anche a problemi di tipo cognitivo, predisponendo poi alla demenza senile. In tutti i soggetti, se non si interviene prontamente in modo da fermare la disidratazione, possono iniziare a manifestarsi sintomi molto più gravi. Innanzitutto la febbre, perché l'organismo, non potendo più eliminare calore attraverso la sudorazione, non ha più sotto controllo la sua temperatura corporea. Shock ipovolemico, cioè a causa della riduzione del volume di sangue si abbassa anche la pressione sanguigna e il sangue non riesce più a portare tutto l'ossigeno che serve ai vari tessuti. La conseguenza della scarsa ossigenazione è l'insufficienza multiorgano, quindi organi molto importanti come fegato, reni, cuore
e cervello smettono di funzionare correttamente e si può arrivare al coma e alla morte. Quando ci si accorge che una persona, soprattutto un bambino o un anziano, corrono il rischio di disidratazione, bisogna intervenire rapidamente. Ad esempio, nei bambini bisogna fare molta attenzione in caso di infezioni gastrointestinali che possono disidratarli in maniera molto rapida. Lo stesso vale per gli anziani nei periodi molto caldi, dato che il loro stimolo della sete non funziona correttamente. Se ci si accorge prontamente di una situazione di disidratazione, si può intervenire semplicemente somministrando acqua, arrivando ai famosi 2 litri di acqua al giorno nei casi lievi, o nei casi moderati utilizzando soluzioni reidratanti. Da evitare invece bevande contenenti caffeina e succhi di frutta che disidratano ancora di più. La disidratazione grave invece va affrontata con una reidratazione parenterale. Ai primi sintomi, quelli che abbiamo elencato, bisogna assolutamente rivolgersi al medico. Abbiamo visto cos'è la disidratazione, quali sono i primi sintomi e quali quelli più gravi. Abbiamo visto anche come intervenire, ma se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.